Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento su Meccatronica Homemade. Oggi faccio vedere come ho realizzato una lampada dallo stile vintage ma anche con un tocco moderno perché ho utilizzato infatti una lampadina LED e per questo motivo l'ho chiamata antico moderno. Buona visione! Per costruirla ho utilizzato materiali facilmente reperibili in ferramenta, albrico o quant'altro e sono partito da un semplice tubo in acciaio inox al quale poi farò vedere, ho saldato i bulloni, ho predisposto la base e così via. Ma partiamo dall'inizio. Come prima cosa prendiamo il tubo che dicevo e lo tagliamo in due spezzoni. Non c'è una lunghezza ben precisa, potete farla come più vi aggrada. Nel mio caso ho tagliato due spezzoni di tubo, uno da 20 cm e uno da 10. Sono tubi che hanno il diametro di circa 8. Poi sono in pollici, quindi non è un'equivalenza precisa. Comunque va bene qualsiasi modello. Dopo aver tagliato i tubi, predisponiamo il portalampade. Il portalampade è un normale portalampade per lampadine con montatura tipo E27, al quale nella parte posteriore è possibile avvitare il raccordo, diciamo la barra filettata cava, che anche questa trovate comunemente nei brico, nei negozi di elettricità e così via. Qui lo vedete smontato, ma per il fatto che volevo far vedere come è fatto dentro, ci sono i due contatti dove arriverà il cavo di alimentazione che poi vedremo successivamente come collegare. Ecco, ora l'importante è che dobbiamo collegare la parte del portalampada filettata al nostro tubo dove andrà poi posizionato dove andrà montata la lampadina. Per fare questo, poiché la barra filettata è più piccola del tubo stesso, entra ma non ha un certo gioco, quindi non è fissa. In prima battuta avevo pensato di fissarla con della normale colla, però la soluzione non mi piaceva molto. Allora a questo punto ho deciso di prendere un bullone a sia la barra filettata che i bulloni vengono venduti insieme in genere, sono quelli che si usano per i lampadari. Ho deciso quindi di saldare il bullone al finale del tubo stesso. Non è un'operazione semplicissima, vi avverto, perché abbiamo a che fare con tubi in acciaio inox molto fini, anche la parte del dado è piuttosto piccola e quindi bisogna, diciamo, avere un po' di manualità nella saldatura. Poi oltretutto, trattandosi di acciaio, io ho utilizzato degli elettrodi adatti, bisogna utilizzare degli elettrodi non in ferro ma in acciaio. Io avevo in casa i 308, l'AISI 308, ho utilizzato quelli, ma se ne avete altri tipi come il 316, così vanno bene comunque. Naturalmente, se volete usare degli elettrodi da ferro, anche con quelli potrebbe comunque funzionare, solo che poi la finitura non sarà bella come l'acciaio inox. Ecco, una volta terminata la saldatura, facciamo la prova e vediamo che il portalampade lo avvitiamo sul bullone stesso che abbiamo saldato. L'importante è che rimangano cavi perché la mia idea è far passare il cavo all'interno del tubo stesso in modo da avere una linea della lampada più pulita. Ecco, questo è un esempio di come sarà poi l'assemblaggio finale. Naturalmente adesso l'ho assemblato solo per fare il video, anche perché comunque prima di essere assemblato dovremo fare altre operazioni come il supporto, la finitura, eccetera, eccetera. Partiamo adesso su come realizzare lo snodo. Dopo che ho fatto diversi tentativi che non mi sono piaciuti, devo dire che ho trovato questa combinazione che non è facilissima da realizzare, ma è comunque fattibile. In pratica, su uno dei due segmenti ho saldato un normale dado, anche questo in acciaio, e sull'altro segmento ho saldato un bullone
avevo questo, mi piaceva questo perché aveva una finitura tonda, un bollone a brugola. Ho usato mi sembra che sia un M8 questo, però va bene anche un'altra misura, non deve essere per forza questo. Ok, non faccio vedere l'operazione di saldatura perché comunque non si sarebbe visto niente, dato che la luce è troppo abbagliante e le immagini sarebbero sovraesposte. Però questo qua è il risultato, naturalmente non era così pulito all'inizio, dopo che l'ho saldato ho passato un attimo la smerigliatrice, è venuto un attimo meglio, però non mi soddisfa ancora, dopo vedremo come fare magari un trattamento superficiale per abbellirlo un attimo. Comunque facciamo la prova, avvitiamo e vediamo che i due sostegni combaciano perfettamente. Adesso vedete che ho messo un bullone, ma questo bullone è temporaneo, giusto per capire se stavano in posizione, se si riusciva a fermare la parte orizzontale dell'asta. Ho visto che praticamente una volta regolata, avvitando questo bullone rimane in posizione. Poi questo bullone di estetica non mi piace, lo sostituirò con un dado ad aletta che ha un aspetto migliore ed è anche più facile da stringere. Ora però occupiamoci di sistemare la parte che dicevo all'inizio del video, ovvero le saldature non venute proprio benissimo del dado e del bullone sopra le estremità dei due tubi. Allora, per fare questo usiamo un metodo che avevo già studiato tempo fa e che si basa sull'utilizzo del collante a caldo. Allora, collante a caldo ne esistono diversi tipi, sia come colore che come materiale. In genere quello più diffuso è quello trasparente, però ho notato che quello trasparente è meno riempitivo e anche meno resistente rispetto a quello nero. Quindi per il video in questione userò quello nero. Va bene anche di un altro colore, diciamo uso il nero per far vedere bene il contrasto, per migliorare le riprese, tanto poi alla fine comunque verrà verniciato e non si vedrà più il colore del collante stesso. Quindi prendiamo la pistola a caldo, ma prima di andare a mettere il collante sulle zone interessate facciamo scaldare i pezzi sul fornello di casa. Questo perché la colla, se il materiale è già caldo, aderisce meglio e si spande più uniformemente. Quindi facciamo scaldare, non per molto, per un minuto è abbastanza, e poi procediamo a stendere lo strato di colla sia sul tubo 1 che sul tubo 2. Una volta che abbiamo messo lo strato di colla interessato, noteremo che la colla tende a liquefarsi perché il materiale su cui è stata messa è molto caldo e la colla stessa è calda. Quindi per distribuirlo uniformemente, niente, con le mani muoviamo il tubo in modo da farla distribuire nel miglior modo possibile. Se si dovessero presentare delle zone dove la copertura non è completa, basterà semplicemente aggiungere altro collante e eventualmente passare di nuovo sul calore della fiamma in modo da scioglierlo. Ecco, quando avete messo il collante non tenetelo a diretto contatto con la fiamma, ma a una certa altezza in modo che possa prendere il calore, ma non la fiamma viva che brucierebbe la colla. Una volta che abbiamo finito, lasciamo raffreddare per bene per qualche minuto. Quando sarà freddo, prenderemo il taglierino, faremo un'incisione tutta intorno al cilindro, al tubo e otterremo qualcosa del genere. Togliete bene tutti i residui e se rimarranno delle piccole bave o il taglierino non riuscirà a toglierla perfettamente, non preoccupatevi perché poi daremo una passata finale con un'altra fonte di calore. Io per esempio ho usato un accendino antivento, anche qui stando bene attento a non far toccare la fiamma alla colla, in modo da eliminare queste bave. Ecco, questo che potete vedere è il risultato e come vedete la finitura è di gran lunga migliore. Tenete conto che poi andrà verniciato e quindi alla fine sembrerà un tutt'uno con il metallo stesso. Passiamo ora alla realizzazione della base. Allora, per fare la base io ho utilizzato un disco di metallo in acciaio.
Questi tipi di dischi ne trovate parecchi in vendita online, per esempio su AliExpress. Io questo lo avevo già in casa, me l'aveva dato un amico tempo fa, comunque li trovate tranquillamente senza problemi. Scegliete il diametro che più vi piace. Tenete anche conto che la lampada, il braccio e la lampadina stessa ha un certo peso, soprattutto quando sarà fuori dall'asse di rotazione, e quindi pensate di acquistarne uno che abbia un certo peso, oppure come nel mio caso metterne due sovrapposti uno sotto l'altro. Poi io nel mio caso, per avere una rifinitura migliore dove si innesta il cilindro superiore, ho utilizzato anche un fondello che si utilizza in genere per tubi di aria compressa, che è quello che vedete in figura. Come vi dicevo, io userò due dischi e li terrò distanziati di un certo spessore, in modo poi da far passare il filo attraverso questi due dischi. Per fare questo e per fare lo spessore utilizzo dei normali dadi in acciaio, anzi questi erano in acciaio zincato, li predispongo a 120 gradi e li saldo dalla parte interna, tanto poi non si vedranno esternamente, quindi anche se la saldatura non è troppo bella, non preoccupatevi, non fa niente. Devo poi praticare un foro più largo di quello esistente, in modo da far passare il cilindro stesso che farà da asta alla nostra lampada. Una volta praticato questo foro, nella parte inferiore lo vado a saldare con un elettrodo. Trattandosi comunque di acciaio inox è sempre meglio utilizzare elettrodi adatti, però anche se avete quelli del ferro la saldatura magari terrà un attimo meno, ma comunque non sono punti che sforzano eccessivamente, va bene comunque. Quindi dopo aver fatto la prima saldatura sulla parte inferiore dei dadi, vado a mettere tutto in morsa e gli do un punto di saldatura anche dalla parte superiore, in modo così da creare una sorta, diciamo, di sandwich che aumenterà il peso della base stessa, e poi, come dicevo prima, all'interno dei due dischi passerà il filo per l'alimentazione elettrica. Ecco, qui vedete il risultato finale. Una volta saldato il tutto e posizionato l'anello superiore che andrà un po' a coprire il foro passante, questo è il risultato. Parlando di impianto elettrico, andiamo ora a forare, in quanto il cavo passerà all'interno dei tubi, ma nella giunzione uscirà esternamente e rientrerà nella parte superiore. Comunque il cablaggio elettrico lo farò vedere più avanti. Ora, come dicevo all'inizio del video, procediamo alla verniciatura. Verniciatura importante perché, come abbiamo visto, la saldatura l'abbiamo ricoperta, l'abbiamo, diciamo, gommata, l'abbiamo ricoperta con il collante a caldo, che è color nero, e a me non piaceva vedere una cosa nera. Quindi con uno smalto delle unghie, che è molto resistente, andiamo a ricoprire il tutto. Io ho utilizzato uno smalto color argento e adesso vedete il risultato. Come dicevo, questi smalti non sottovalutateli perché sono veramente ben aggrappanti e funzionano molto bene, in alcuni casi molto meglio della vernice. Poi soprattutto dove dobbiamo fare zone piccole e magari un po' impervie, il pennellino arriva alla perfezione. Per verniciare invece il portalampade, prima gli diamo una pulita con l'acqua ragia o col diluente alla nitro, quello che volete. Lo puliamo per bene, una volta ripulito lo verniciamo, nel mio caso, sempre in color argento. Ecco, io ho utilizzato, come vedete nel video, uno smalto per parti ad alta temperatura, ma perché avevo in casa quello. Se ne avete uno standard va benissimo. Andiamo a verniciare anche diciamo, l'intercapedine che si è creata tra i due dischi, per avere anche lì una finitura migliore. Non sarebbe necessario, però, visto che siamo in ballo, quindi incartiamo le parti dove la vernice non deve aderire e andiamo a verniciare il tutto. Alla fine, se vogliamo dare una finitura migliore, se ve ne intendete di verniciatura, saprete che le vernici metallizzate sono fatte di due strati: la base, che in questo caso è l'argento, e la finitura superficiale, che in genere è un trasparente.
Io avendo in casa anche il trasparente, gli darò una passata di trasparente perché fa quell'effetto lucido che è migliore secondo me. Ah, a proposito di vernice, state attenti perché io uso degli acrilici. State attenti alle combinazioni. Se usate il sintetico, che sono in genere le bombolette spray che si usano per i ritocchi sulle carrozzerie delle macchine e compagnia bella, non usate un acrilico sopra il sintetico perché andrebbe a danneggiare lo strato inferiore. Usate sempre materiali uguali. Comunque in ogni caso, se avete dubbi nel momento dell'acquisto, chiedete alle persone che le vendono che sapranno di sicuro aiutarvi. Ecco, questo è il risultato e come potete vedere con la verniciatura abbiamo raggiunto un buon livello di finitura. Il prossimo passo è quello di realizzare il cablaggio, ovvero collegare la lampadina alla presa della corrente e mettere in mezzo un interruttore per l'accensione e lo spegnimento. Quindi ho preso il cavo, non occorre un cavo molto spesso perché la lampadina LED non assorbe molto e anche perché non essendo molto spesso si piega più facilmente. Come lunghezza, poiché io ho le spine della corrente piuttosto lontano, ho preso un cavo da 3 metri. Quindi adesso prendiamo il cavo e lo andiamo a fare passare dalla base al primo foro di uscita, prima dello snodo, poi lo facciamo entrare nella parte dove c'è lo snodo e lo facciamo uscire dalla parte del portalampade. Per facilitare la cosa il portalampade lo si può svitare e poi avvitare in un secondo tempo. Una volta fatto il tutto, spediamo i fili e colleghiamo i cavi al portalampade. Facciamo bene attenzione che siano isolati tra di loro. Una volta fatto questo e fatto passare il cavo anche nella base, è il momento di mettere l'interruttore. Per mettere l'interruttore, anziché tagliare il filo, è meglio inciderlo con un taglierino e tagliare solamente uno dei due fili, non entrambi. Questo perché? Perché gli interruttori che in genere vanno messi su cavo interrompono un solo filo. Quindi qui vedete come ho fatto, fissiamo il tutto, io gli ho dato anche un punto di saldatura per sicurezza, chiudiamo il tutto e manca l'operazione finale che è l'inserimento diciamo, l'attacco della spina standard a due poli va benissimo. Ecco, per finire ho messo dei supporti in gomma in modo che danno stabilità al tutto e non sfrisano eventuali superfici sul quale andrete ad appoggiare la lampada. Ecco, questo è il risultato finale. Come vedete ho aggiunto anche il dado ad aletta in modo che una volta regolata l'inclinazione della lampada la possiamo fissare e rimarrà in quella posizione. Questo è tutto e facciamo una prova di accensione, vediamo che fa una bella luce, poi eventualmente si può mettere anche una sorta di copertura se si desidera, magari lo farò vedere successivamente in un altro video. Comunque questo è il risultato. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.